l'ultimo progetto decorativo della Cappella Sistina fu intrapreso nel 1536, quando Michelangelo, ormai sessantenne, iniziò a dipingere sulla parete di fondo dell'enorme ambiente il Giudizio universale. L'artista si recò a Roma per stabilirvisi fino alla morte su invito di Papa Clemente VII. Michelangelo tornò così alla pittura dopo più di 20 anni dalla realizzazione degli affreschi della volta della stessa cappella. La grandiosa rappresentazione del Giudizio universale lo impegnò dal 1536 al 1541, segnando un cambiamento decisivo rispetto alla tendenza decorativa ancora visibile negli affreschi della volta. Michelangelo abbandonò lo schema utilizzato nella volta in cui architettura, pittura e scultura erano sintetizzati. Nel Giudizio universale, la sola architettura è quella dei corpi degli esseri umani, imponenti, eroici e impegnati in un movimento convulso e continuo. L'immensa parete della Sistina perde ogni consistenza strutturale e si apre in un cielo infinito, di un azzurro intenso, privo di ogni riferimento spaziale, ma animato da una catena di impulsi dinamici inarrestabili. Le figure si addensano in gruppi tra loro estranei, ma allo stesso tempo uniti nel movimento rotatorio, vorticoso, prodotto dall'ascensione, a sinistra dei risorti e dal precipitare a destra dei dannati. Al centro di tutto vediamo un Cristo terribile, vigoroso, quasi scultoreo, che con il gesto perentorio e potente del braccio destro sollevato sembra comandare una sentenza eterna e inappellabile. L'assemblea di santi e patriarchi, apostoli e martiri si dispone intorno a questo Cristo giudice severo, di fronte al quale anche la stessa Madonna, alle sue spalle, sembra indietreggiare impaurita. Fra i santi si riconoscono i maestosi Pietro e Paolo, e davanti a Cristo, sulla destra, San Bartolomeo con la pelle, simbolo del suo martirio, che nasconde un angoscioso autoritratto di Michelangelo. Nella raffigurazione della pelle scorticata e ormai senza vita si nasconde un pensiero che attraversa tutto il giudizio. L'anima sopravvive al corpo, come l'opera d'arte sopravvive all'uomo. Questo straordinario affresco esprime una visione tragica della condizione e del destino dell'umanità, che non nasconde la propria paura di fronte all'ultima sentenza divina. L'opera si fa quindi perfetta interprete della tensione spirituale in quegli anni del Cinquecento. Anni di contrasto tra luterani e cattolici, riformatori e controriformatori. Anni di lotte religiose in cui più che mai si fece strada, tra gli animi sensibili come quello di Michelangelo, l'esigenza di un'unità e di una Chiesa universale. Con quest'ultima impresa michelangiolesca si conclusero i cicli decorativi della Cappella Sistina, che ad oggi, al di là delle credenze religiose, resta un luogo magico dove pare che il sacro e l'inconoscibile prenda corpo e forma. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!